Gli Epstein Files sono terribili, un crimine contro l'umanità. Ma se non fossero solo questo, perché proprio adesso? Se fossero invece uno strumento usato per distruggere definitivamente la fiducia nell'attuale classe politica mondiale e spingere l'opinione pubblica a chiedere qualcosa di nuovo, attenzione, dietro la rabbia potrebbe nascondersi una trappola molto più grande. Sono riemersi documenti, testimonianze e nomi legati al caso Jeffrey Epstein, un caso che sembrava chiuso, archiviato, dimenticato. Proprio ora, questi file tornano a occupare il centro del dibattito pubblico. In politica il tempismo non è mai casuale. Quando qualcosa riemerge nel momento sbagliato, è quasi sempre perché è quello giusto per qualcuno. Gli Epstein Files non sono solo un elenco di abusi, crimini e complicità. Sono una bomba morale sistemica, perché i nomi coinvolti attraversano tutti gli schieramenti: politici, imprenditori, finanzieri, intellettuali, celebrità. Il messaggio che arriva al pubblico è devastante. Nessuno è innocente, nessuno è credibile, nessuno merita fiducia. E quando la fiducia crolla, il sistema politico entra in crisi irreversibile. Gli Stati Uniti stanno vivendo una fase di implosione del sistema bipolare. Democratici e repubblicani appaiono sempre più come due facce di un potere esaurito. Da una parte divisioni interne, perdita di consenso, delegittimazione, dall'altra scandali, vecchie alleanze imbarazzanti, ricatti incrociati. Gli Epstein Files colpiscono entrambi, e questo è fondamentale. Non vincono i democratici, non vincono i repubblicani. Perde la politica nel suo complesso. Molti si chiedono, se anche Donald Trump sapeva di essere coinvolto, perché non si è opposto alla pubblicazione? Perché Trump non va letto solo come individuo, ma come funzione politica. In un'epoca in cui l'opinione pubblica non distingue più tra vero e falso, ma reagisce alla rabbia, esporsi diventa un'arma. Mostrarsi trasparente, persino sotto accusa, rafforza l'immagine di antisistema mentre tutto il sistema brucia. Non è solo propaganda elettorale, è una demolizione controllata del vecchio ordine politico. Ed è qui che entra in gioco la cosiddetta terza via. Quando la politica fallisce, quando i partiti sono delegittimati, quando gli scandali sono ovunque, il popolo inizia a chiedere qualcosa di diverso. Una soluzione razionale, efficiente, tecnica, senza ideologia. Un governo non di politici, ma di technology, manager, algoritmi, una tecnocrazia. Dietro la promessa della salvezza tecnologica si muovono i veri vincitori di questo caos, le big tech. Nel nuovo ordine emergente, i miliardari dell'high tech diventano i nuovi centri decisionali. I politici si riducono a portavoce, gli algoritmi, programmati da pochi, diventano legge. Il consenso non viene più chiesto, viene calcolato. La popolazione stanca, disillusa, arrabbiata, finisce per accettare il nuovo ordine digitale come unica via d'uscita. Qui prodest, a chi giova davvero questo caos politico, questa demolizione della fiducia pubblica? Il caos è la materia prima del cambiamento. Dalle macerie della democrazia logorata può nascere una nuova architettura di potere, più efficiente, più rapida, più pulita, ma anche più controllata. Una tecnocrazia che promette ordine e verità, ma chiede in cambio qualcosa di enorme, la libertà di scegliere, di sentire, sbagliare. Gli Epstein Files sono uno scandalo e una vergogna, ma potrebbero diventare lo strumento perfetto per convincere l'opinione pubblica a invocare una terza via che, dietro la promessa di salvezza, rischia di consegnare il potere alla tecnocrazia. Ed è proprio per questo che oggi non basta indignarsi, bisogna capire.